amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo ombrellino fatto ad uncinetto, molto raffinato e carino. Basta seguire lo schema che vi fornisco sotto e magari vedete come cominciare il lavoro, così come vi farò vedere. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare il mio ombrellino ad uncinetto vado ad utilizzare uno scheletro di un ombrello, può essere o questo in pizzo oppure un semplice ombrello. Andate poi a togliere questa parte qui della stoffa e dovete lasciare solo questa parte con lo scheletro dell'ombrello, in modo da poter poi rivestire ad uncinetto l'ombrellino. Per prima cosa dobbiamo andare a realizzare la parte che dovremo andare ad inserire sull'ombrellino. Per realizzare questa parte qui, che è questa, sarà poi il cerchio che andremo ad inserire in questo modo, dobbiamo realizzare un anello magico e nell'anello magico dobbiamo andare a lavorare 32 maglie alte. Quindi facciamo il nostro anello magico in questo modo, entriamo così e andiamo a lavorare le nostre 32 maglie alte. Poi in base alla misura del vostro ombrello, di questa parte qui dell'ombrello, dovete andare a realizzare le maglie alte in modo da trovarvi voi con lo schema. Quindi nel caso in cui l'ombrello sia più grande o più piccolo, dovete poi andare a stringere questo anello e andate a fare le vostre 32 maglie alte nel vostro anello e poi lo andrete a stringere. Quindi vado a lavorarmi le 32 maglie nell'anello magico, 32 maglie alte. Fatte le 32 maglie alte, andiamo a stringere il nostro anello e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia. Naturalmente questo anello lo dobbiamo andare a stringere in base alla misura del nostro ombrello, della sommità dell'ombrello. Come vi ho fatto vedere prima, dovete andare ad inserire l'anello sulla sommità dell'ombrello e vedere quanto stringere, in modo da poter poi inserire. Una volta inserito, andate a distribuire bene le maglie alte e poi andate a chiudere con una maglia bassissima. Presa la misura, andate nella prima maglia e andate a chiudere con una maglia bassissima e poi andate a distribuire bene le maglie alte. Andiamo ora a realizzare questa sequenza di 3 maglie catenelle, 1 2 e 3. Solo nella prima andiamo a fare 4 in modo da lasciare la nostra maglia bassa qui come prima maglia e poi andiamo a fare una maglia bassa saltando 2 maglie e dobbiamo fare in tutto 8 archetti di 3 maglie catenelle e una maglia bassa. Quindi in tutto, per tutto il giro, ne saranno poi 8. Quindi saltate le maglie, andate nella prossima e fate 8 archetti di 3 catenelle. Fatte le ultime 3, ci andiamo ad unire nella prima maglia qui che avevamo fatto una in più. Vi ricordate, abbiamo fatto 4 e quindi andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella iniziale. Per questo giro raggiungiamo il centro del primo archetto con delle maglie bassissime. Arrivati al centro dobbiamo fare 1 2 e 3 catenelle, poi facciamo una seconda maglia alta, quella in sostituzione della prima maglia alta, le prime 3 catenelle, poi facciamo la seconda maglia alta e facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, poi facciamo 2 maglie alte nello stesso archetto a fianco agli altri due, 1 e 2, poi facciamo 3 catenelle, 1
2 e 3 catenelle, entriamo nel prossimo archetto e ripetiamo 2 maglie alte, quindi una e 2 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 e 3, 2 maglie alte nello stesso archetto, e poi facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e di nuovo 2 maglie alte, quindi per ogni archetto andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, 3 catenelle, 2 maglie alte e di nuovo poi 3 catenelle, ripetiamo la sequenza. Per quest'altro giro andiamo a fare solo per la prima parte 6 catenelle e ci andiamo ad unire qui nella maglia alta del giro precedente, facciamo la nostra maglia bassa. Nel seguente punto andiamo a fare 5 catenelle, 2 3 4 e 5, e andiamo a fare una maglia bassa nell'archetto qui, quindi dobbiamo fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e una maglia bassa su ogni archetto, quindi in ogni archetto sottostante dobbiamo fare 5 catenelle, 2 3 4 e 5, andiamo qui, facciamo la nostra maglia bassa, quindi 5 catenelle e una maglia bassa per tutto il giro. Raggiunto il centro dell'archetto andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, poi andiamo a fare una seconda maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3, e 2 maglie alte nello stesso archetto, 1 e 2. Andiamo ora a fare 3 catenelle, 1 2 e 3, ed entriamo nell'archetto qui successivo, e in questo archetto dobbiamo andare a fare 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7, poi facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto qui, 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso archetto, quindi dobbiamo andare ad alternare una volta 2 maglie alte e 3 catenelle e un'altra volta 7 maglie alte suddivise da 3 catenelle, quindi ripetiamo questa sequenza: 3 catenelle, 7 maglie alte nell'archetto successivo. E così per tutto il giro. Chiudiamo sempre nella prima maglia, poi raggiungiamo con delle maglie bassissime il centro dell'archetto e andiamo a fare 1 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, facciamo la seconda maglia alta, poi facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e poi andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso archetto, 1 e 2, poi facciamo questa volta 2 catenelle, 1 e 2, entriamo qui dove sono le nostre 7 maglie, dobbiamo fare di nuovo 7 maglie, però dobbiamo suddividere da una catenella, quindi facciamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella,
una maglia alta, quindi così su ogni maglia alta una catenella, una maglia alta, e sono 4, 5, catenella, 6, catenella e 7, e poi di nuovo 2 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto successivo, 3 catenelle e 2 maglie alte, e ripetiamo la sequenza per tutto il giro. Chiudiamo sempre nella prima nostra maglia, poi andiamo nell'archetto con una maglia bassissima, andiamo a fare questo giro 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, facciamo la seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, facciamo le altre 2 maglie alte nello stesso archetto e andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2. Arrivati qui dobbiamo andare a realizzare 5 archetti, quindi facciamo in questo modo: entriamo nel primo archetto che abbiamo qui dove avevamo fatto la nostra catenella e andiamo a fare una maglia bassa, poi facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, entriamo nel prossimo archetto qui e andiamo a fare la nostra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, poi facciamo 2 catenelle e ripetiamo la sequenza di 2 maglie alte nell'archetto, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 2 maglie alte nello stesso archetto, e poi di nuovo 2 catenelle e ripetiamo i 5 archetti con le catenelle. Per quest'altro giro andiamo sempre nel primo archetto e andiamo a lavorare sempre 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, facciamo la seconda maglia alta, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, facciamo 2 maglie alte sempre nello stesso archetto, poi facciamo 3 catenelle, entriamo nel primo archetto qui che abbiamo e facciamo la nostra maglia bassa, e dobbiamo fare in tutto 4 archetti di 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, vado nel prossimo archetto e faccio la mia maglia bassa, 1, 2 e 3, nel prossimo faccio la maglia bassa, 1, 2 e 3, nel prossimo maglia bassa e l'ultimo 1, 2 e 3, entro nell'archetto e faccio la maglia bassa. In tutto sono 4 archetti di 3 maglie e poi vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, e di nuovo nell'archetto qui vado a fare 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 maglie alte e ripeto la sequenza: 3 catenelle, 1, 2 e 3, nell'archetto qui vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3
una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, 1, 2 e 3, ripeto la sequenza per tutto il giro. Andate a proseguire la lavorazione dell'ombrello proseguendo con lo schema che vi fornisco sotto il video, quindi aprite e scaricate lo schema e proseguite la lavorazione fino alla fine. Arrivati alla fine andate a chiudere le maglie in questo modo e dovete poi, a seconda della misura del vostro ombrello, vedere se riuscite a tirarlo leggermente, perché deve essere ben steso, a raggiungere queste estremità dell'ombrello, in modo da poter inserire la lavorazione qui, dove andrete poi a cucire con ago e filo e a chiudere il lavoro. Io ho aggiunto poi questo merletto fatto di velo, potete farlo come non farlo, vedete voi come vi trovate, come vi piace. Io ho terminato in questo modo, aggiungendo questo piccolo velo alla base di sotto della lavorazione. Quindi dovete raggiungere l'estremità del vostro ombrellino. Magari vi fornisco le misure del mio, così se trovate lo scheletro della stessa dimensione. Io non ho fatto altro che smontare quello che già c'era prima, il velo che c'era, e ho applicato questo fatto ad uncinetto. Quindi togliete la base, andiamo a aprire l'ombrellino. Quindi adesso non riesco a farlo vedere, comunque aprendolo ho inserito nei vari bottoncini, diciamo, chiamiamoli così, e ho cucito all'estremità, lì dove ci sono queste punte. Qui ho messo in ogni punta la bacchetta, perché sono 8 bacchette, quindi vi trovate a chiuderle in questo modo. Cercate un ombrellino nello scheletro con 8 bacchette, così come ho trovato io, così questo schema andrà perfettamente. Quindi proseguite la lavorazione per quanto riguarda questa parte seguendo lo schema, perché il lavoro è molto lungo, quindi ho preferito farlo in questo modo, tanto alla fine si tratta solo di seguire lo schema che vi fornisco sotto, e ho semplicemente poi applicato all'altezza in alto qui su. Ho tolto questa parte qui dell'ombrello, l'ho tagliata e l'ho applicata lì dove avevamo fatto il foro. Qui ho inserito la punta dell'ombrello in questo modo e poi ho applicato tutta la parte fino ad arrivare all'estremità dell'ombrello, e lì dove ci sono le punte finali, qui ho applicato questi piccoli bottoncini, chiamiamoli così, estremità dell'ombrello, e ho cucito direttamente qui. Servirà a tirarlo leggermente, non troppo, lo tirate e lo inserite qui e andate a cucire. Vi consiglio di farlo aperto, in questo modo non andrete a sbagliare ferro, perché può, stando chiuso, potrebbe accavallarsi all'altro, quindi potrete sbagliare ad inserire. Quindi vi consiglio di farlo con l'ombrello aperto. Andate man mano a cucire ognuno fino a chiudere tutte le estremità. Questo è il mio ombrellino terminato. Ho aggiunto anche qualche perlina come decorazione sulla base qui e anche sulla base della punta. La lunghezza complessiva dell'ombrellino è di 77 cm, del mio ombrellino, dalla punta al manico qui, quindi le due estremità misura 77 cm, mentre la parte che va da sotto la punta qui
diciamo dalla base del pizzo fino ad arrivare all'estremità è di 50 centimetri. Ho realizzato il pizzo qui utilizzando un numero 8 di filato e quindi ho lavorato tutto il centrino così come si presenta nello schema e l'ho applicato poi inserendolo dalla punta. Ho steso bene, prima l'ho stirato, poi ho steso bene il tutto sullo scheletro e ho poi cucito semplicemente l'estremità qui. Dopo aver tolto queste punte qui le ho praticamente inserite, ho messo un po' di colla a caldo in modo da bloccarla bene, però prima l'ho cucito e poi ho inserito dopo la colla a caldo inserendolo semplicemente all'estremità come un semplice ombrello. Ed eccolo qui, questo è l'ombrellino terminato, così è aperto per farlo vedere bene esteso. Le punte sono queste, le ho agganciate all'estremità dell'ombrello con punti di cucitura e poi aggiungo il merlettino che ho tolto dall'altro, che è semplicemente un pizzo in velo, diciamo di organza, e l'ho applicato all'estremità dell'ombrello cucendolo a mano bene intorno. Quindi queste sono le bacchette che vanno all'estremità della punta. Questa è la punta che ho inserito all'interno del foro che abbiamo fatto inizialmente. E questo è il lavoro terminato. Come vedete è molto carino, elegante come ombrellino. Vi faccio vedere anche dalla parte interna. Questo è il manico e questa è la parte interna dell'ombrellino con l'estremità in questo modo. Dovete semplicemente applicare il centro fatto ad uncinetto sopra sulla punta dell'ombrello e poi andarlo a stendere. Quindi dopo averlo stilato andate ad applicarlo sopra e ogni bacchetta l'andate a cucire man mano, proseguite, lo stendete e cucite questa estremità dell'ombrello e poi lo inserite all'interno della bacchetta. Prima di cioè fate prima tutto questo lavoro e poi andate ad inserire un po' di colla a caldo in queste estremità in modo da poterle poi incollare e così non siete sicuri che non uscirà fuori. Il mio ombrellino ha anche la chiusura automatica, quindi l'apertura automatica, basta schiacciare questo bottoncino e si apre l'ombrellino. Se non volete farlo per una sposa potete farlo tranquillamente colorato, magari arcobaleno o dei colori sfumati, verrà anche bellissimo da conservare, è molto carino e raffinato. Come vedete è un ombrellino molto delicato, spero che il tutorial vi sia utile e gradito, basta seguire lo schema che vi fornirò sotto e così vedete magari l'inizio, come iniziare il lavoro e proseguite così seguendo lo schema fornito. Spero che vi sia utile, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!